Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi sono qui per presentarvi i DJI Goggles o Goggles, come preferite. Prima di iniziare una precisazione: in Italia l'uso di sistemi FPV come questo è vietato. Il pilota deve sempre tenere sott'occhio letteralmente il proprio drone e non può quindi affidarsi a questi strumenti. L'unico metodo per utilizzare legalmente questi sistemi sarebbe quello di passarli a una seconda persona mentre il pilota pensa unicamente a manovrare il drone. Questo significa che tutti i video italiani che trovate su YouTube, quindi anche quelli dedicati ai droni racing che si pilotano nel 99% dei casi con l'ausilio di questi sistemi, sono totalmente illegali o comunque vietati. Il mio consiglio comunque è sempre quello di volare in sicurezza in luoghi isolati fuori da centri abitati. Detto questo, torniamo ai DJI Goggles o Goggles. Avete sicuramente capito di cosa stiamo parlando. È un sistema FPV pensato per funzionare in simbiosi con i droni DJI, unicamente con i droni DJI, quindi tutta la linea Mavic, Phantom, Inspire, Spark e tutti i nuovi droni che usciranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Funziona benissimo anche con il Mavic Air, anche se il meglio di sé lo dà in combinazione con il DJI Mavic Pro e il Phantom 4, in quanto questi due droni hanno due canali radio dedicati, i Lightbridge e l'Ocusync. Li trovate in vendita su Gearbest ad un prezzo che oscilla attorno ai 350 e 500 euro. Trovate il link d'acquisto qui sotto in descrizione. Nella scatola troviamo davvero il minimo indispensabile: visore, corona regolabile in base alla grandezza del nostro capoccione, cavo di ricarica, caricabatterie compresa americana, potete usare un adattatore da pochi centesimi o un caricabatterie per telefono, manualistica, cavo HDMI e pochissimo altro. Sono davvero molto leggeri, non pesano nemmeno dopo svariati minuti di volo e la qualità è davvero eccezionale. Le lenti possono essere regolate in base alla distanza tra i nostri occhi, la risoluzione è Full HD per ogni schermo, uno per occhio, quindi risoluzione finale 2K. Per darvi un'idea è come guardare un TV da 216 pollici da circa 3 metri di distanza. L'immagine è davvero nitida, luminosa e dettagliata, senza la classica zanzariera da FPV economico. Trasmissione a bassa latenza, tracking dei nostri movimenti, touchpad per attivare varie funzioni e una potente cassa audio. Voi direte, si tratta di uno sfizio più che di una reale necessità, ma credetemi, non è così, anche se lo pensavo anche io all'inizio. Infatti la cosa che più mi ha stupito di questi occhiali FPV è che si collegano direttamente alla frequenza del nostro drone senza passare da radiocomando o applicazione. Questo significa che in caso di crash dell'applicazione su smartphone, credetemi, non è una cosa affatto rara, noi continueremo comunque a seguire il drone grazie ai DJI Goggles che resteranno connessi alla frequenza del drone e potremo inoltre continuare a manovrare il drone grazie ai movimenti della testa e attivare il ritorno a casa automatico direttamente dal touchpad. Non si tratta quindi di un semplice display FPV, ma di un vero e proprio sistema operativo pensato per lavorare in simbiosi con i droni DJI. Inoltre, come molti di voi purtroppo sapranno, i prodotti DJI, specialmente i Mavic, soffrono di alcune scelte infelici di messa a fuoco. Capita spesso infatti di tappare inavvertitamente sul display dello smartphone mettendo a fuoco qualcosa che non volevamo e fuori fuoco qualcosa che ci interessava. Il problema è che su smartphone, date le dimensioni del display e le condizioni di luce che solitamente ci sono quando
pilotiamo un drone, è molto difficile rendersi conto della messa a fuoco e spesso si rischia quindi di buttare via intere riprese, magari quando siamo già tornati a casa. Con i DJI Goggles invece possiamo renderci conto in un istante se la messa a fuoco è corretta e correggerla tramite il tasto dedicato. Sono quindi, a mio parere, un validissimo supporto di volo da usare anche in caso di emergenza. I DJI Goggles prevedono principalmente 3 modalità di utilizzo. La prima è statica, noi vediamo quello che il drone inquadra, ne seguiamo i movimenti e se vogliamo possiamo attivare delle funzioni rapide dal touchpad. La seconda funzione, quella più interessante, permette di manovrare il gimbal con movimenti della nostra testa. Questo consente di migliorare notevolmente la qualità dei nostri video, perché riprendere in prima persona con lo sguardo è molto più semplice del doversi affidare al piccolo display del nostro smartphone, magari con i raggi del sole che ci fanno vedere poco o niente. La terza modalità invece, non adatta ai deboli di stomaco come me, permette di controllare completamente il movimento del drone spostando la nostra testa. Quindi guardando a destra spostiamo o ruotiamo il drone a destra, guardando a sinistra spostiamo o ruotiamo il drone a sinistra e così via. Diciamo che questa modalità, se non siete abituati, potrebbe provocarvi un po' di nausea, però funziona bene ed è divertente da usare. A mio parere la migliore modalità di utilizzo è la seconda, ovvero il controllo del gimbal con i movimenti della nostra testa, magari per non infrangere leggi italiane, passando il visore ad una seconda persona che si occuperà esclusivamente delle riprese aeree. Inoltre è anche possibile collegare i DJI Goggles a un display TV o console e usarli come fossero uno schermo ravvicinato, ad esempio mentre giochiamo alla PlayStation oppure all'Xbox. Possiamo anche trasportare la micro SD dal drone agli occhiali e vedere da qui le nostre foto e video appena realizzate. Detto questo, io vi saluto. Dimenticavo di dire che possono essere utilizzati anche con gli occhiali ed è una cosa comodissima, credetemi. Mi raccomando, lasciate tanti bei like, commentate e condividete il video a tutti i vostri amici ed ora si vola!